Salve amici e bentornati al canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questo dispositivo che a vederlo così sembra un comunissimo bastone per fare selfie pieghevole ed effettivamente è un bastone per fare selfie pieghevole, ma non è un comune bastone perché qui dentro c'è veramente tantissima tecnologia che ci permetterà di fare foto, ma soprattutto video veramente interessanti. Marca OEM, acquistabile su Amazon, come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarla a vedere. Io ho già fatto una video recensione su un bastone selfie, anzi è stata la prima recensione di Charlie, vi consiglio di andarla a vedere perché è molto primordiale e fa anche ridere. Questo per farvi vedere il confronto e guardare il bastone OM quanto è piccolo. È molto compatto, praticamente entra in una mano. Prima di andare a vedere qual è la tecnologia che nasconde questo bastone, concentriamoci sulla scatola. Questa è la sua scatola, come possiamo vedere è veramente carina, qui dietro abbiamo tutte le caratteristiche tecniche, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Naturalmente c'è il nostro bastone per fare selfie, libretto delle istruzioni, guardate quanto è cicciotto, c'è anche l'italiano, cavetto per andare a caricare la sua batteria interna, da un lato abbiamo USB normale e dall'altra parte USB di tipo C, non c'è l'alimentatore ma possiamo attaccare qualsiasi alimentatore che utilizziamo per andare a ricaricare i nostri smartphone, sacca da viaggio e, cosa che ho apprezzato molto, qui abbiamo il QR code per andare a scaricare l'applicazione e tutti i primi passi da andare a compiere per andare ad attivare il nostro bastone. Adesso concentriamoci sul nostro bastone. Prima di passare alla parte tecnologica di questo bastone, vi faccio vedere che questo bastone può essere utilizzato come un comunissimo bastone per fare selfie, quindi si apre, qui abbiamo un bottoncino, vi faccio vedere, che serve per andare a sbloccare il motore, quindi lo andiamo a sbloccare e questo ci permette di girare. Andiamo ad aprire le due linguette, io le chiamo, che serviranno per andare a reggere il nostro smartphone, sono regolabili, quindi anche per smartphone di grandi dimensioni, e andiamo a mettere il nostro telefono, eccolo qui, come si mette in qualsiasi bastone per i selfie, andiamo a ribloccare il motore sempre da questo tastino, quindi il motore è bloccato, il telefono rimane bloccato e possiamo andare a estendere il nostro bastone. 30 cm circa di estensione e quindi abbiamo il nostro bastone per i selfie. Se vogliamo utilizzarlo nella modalità orizzontale, premiamo, si sblocca e andremo a ribloccare il motore in orizzontale. Quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente come un bastone per i selfie se per dire dovesse scaricarsi la batteria e comunque dobbiamo ancora continuare a fare le nostre foto. La cosa cambia quando andiamo ad accendere il cervello, perché adesso entriamo nei particolari, quindi tolgo il telefono e vi faccio vedere che qui abbiamo una serie di LED di stato che ci vanno a indicare lo stato della batteria, tasto di accensione, se il dispositivo è collegato al Bluetooth e, cosa molto importante, qui abbiamo questo telecomando e cosa ancora più bella, il telecomando è estraibile. Quindi abbiamo un telecomando Bluetooth che ha una portata di circa 10 metri, comunque come tutti i Bluetooth, che ci permetterà di andare a comandare da remoto il nostro bastone. Guardate quanti tastini ha questo telecomando, qui sopra anche un tasto di accensione e spegnimento. Quindi una volta che andiamo a accendere il nostro bastone per i selfie diventa veramente un bastone intelligentissimo e ancora non vi ho fatto vedere che naturalmente la sua impugnatura diventa un treppiedi, quindi c'è la possibilità di andarlo ad appoggiare su un piano e da lì si apre un mondo. Allora, prima cosa andiamo a vedere l'applicazione. L'applicazione è naturalmente compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android, si chiama OM Joy, naturalmente già l'ho scaricata. Come l'apriamo ci fa vedere una sorta di video tutorial su come funzionano tutti i dispositivi della OM. Naturalmente per funzionare deve essere abilitato il Bluetooth sul nostro telefono e deve essere acceso il nostro bastone per fare selfie. Prima di andare a accendere il dispositivo dobbiamo andare a sbloccare il motore, quindi qui c'è la levetta, premiamo la levetta e sblocchiamo il motore. Se andiamo a accendere il dispositivo con il motore bloccato, in automatico dopo qualche secondo il dispositivo si spegnerà per andare a salvaguardare il motore. Altra cosa, prima di accenderlo dobbiamo andare a metterci il telefono, quindi per dargli un carico, per non farlo girare a vuoto. Quindi
andiamo ad inserire il nostro telefono e, cosa importante, il telefono deve girare liberamente, quindi va centrato. Quindi lo andiamo a centrare. Ecco, in questo caso il telefono è libero di girare, quindi possiamo andare a accendere il dispositivo premendo il tasto e tenendolo premuto. Per qualche secondo emette questo suono, si centra, andiamo ad aprire l'applicazione e in automatico mi mostra la telecamera frontale. Questa è la telecamera frontale. Naturalmente dal joystick posso andare a ruotare in un senso, ruotare nell'altro senso, passare da video a foto, scattare una foto, tutto questo semplicemente dal telecomandino che ho qui sotto. Quindi adesso ho in mano un bastone per i selfie intelligente, perché posso andare a comandare tutto direttamente da questo joystick, passare dalla modalità orizzontale a quella verticale con un semplice clic, andare a ruotare il telefono mentre mi sto riprendendo, scattare la foto, far partire il video, quindi tutta una serie di cose. È molto importante, il motore fa la gran parte del lavoro perché lascia il telefono bloccato, quindi il telefono rimane bloccato in questa posizione nonostante io mi muovo o vado a girare il polso. Stessa cosa, orizzontale, io mi muovo e il telefono rimane bloccato. Se io voglio eliminare questa funzione, due volte il tasto centrale e il telefono mi si sblocca e in questo momento sta seguendo tutti i miei movimenti, quindi è come se avessi in mano un bastone tradizionale. A me non piace, quindi ripremo una volta, si blocca e ho nuovamente il mio telefono bloccato e stabilizzato. Allora, altra funzione molto molto importante, andiamo a riposizionare il telefono sul tavolo, è questa. Qui abbiamo, vi faccio vedere, un doppio snodo, 1 e 2, e il nostro bastone per selfie diventa orizzontale. A che cosa serve questa funzione? Semplice, tolgo il telefono, lo vado ad inserire in questo modo, semplicemente, e ho sempre le stesse funzioni, posso andare a ruotare il mio smartphone e in più posso attivare il tracciamento del viso, quindi se io mi sposto il dispositivo mi segue in maniera molto precisa, in maniera fluida e soprattutto senza nessun rumore. Il motore è veramente ultra silenzioso, assurdo, veramente assurdo. Adesso quindi ci spostiamo in salone e andiamo a testare se questo movimento funziona anche quando cammino. Quindi ricapitolando, quello che posso fare dal telecomando, posso andare a fare zoom avanti, zoom indietro, spostare il telefono a destra, quindi farlo ruotare a destra, farlo ruotare a sinistra, scattare una foto, far partire il video, mettere il telefono da orizzontale a verticale, disabilitare il blocco del telefono e naturalmente centrare il telefono, quindi un'infinità di cose. Adesso quindi andiamo a vedere invece come funziona il tracciamento del viso. Bene amici, eccoci qui in salone, ho posizionato il mio smartphone sul bastone treppiedi, vado ad attivare il tracciamento del viso, ok, è partito e provo a muovermi e vediamo se effettivamente il telefono mi segue. Per il momento mi segue molto bene, ho sempre la mia testa all'interno del quadrato verde, sia se mi avvicino, sia se mi allontano, sia se mi sposto, comunque la mia testa rimane sempre all'interno del quadrato verde. Devo dire che per il momento è veramente molto preciso. Adesso facciamo una prova, esco fuori dall'inquadratura e vediamo se quando rientro comunque riesce ad agganciarmi subito. Rientro e vediamo se mi aggancia subito. Sono rientrato e mi ha agganciato subito, quindi il tracciamento del viso è veramente preciso. Naturalmente posso anche andare a tracciare un oggetto più grande, però a me interessa tracciare il viso perché rimane un'area molto più circoscritta, quindi per capire se effettivamente è preciso o meno. Questo a me serve per questo. È preciso, non mi lascia mai, anche se faccio movimenti più veloci, lui riesce sempre comunque a seguirmi. Molto interessante. Adesso vado a disattivare il tracciamento del viso, che con il telecomando posso andare a girare a sinistra, girare a destra, zoom avanti, zoom indietro. Adesso sono in modalità video, se premo
2 volte passo in modalità foto, se premo una volta scatto una foto. Siamo all'incirca forse 3 metri e comunque funziona benissimo. Adesso voglio andare ad attivare anche le gesture, eccole qui, ok, e vi faccio vedere che anche senza telecomandino, se faccio il segno della V, sono in modalità foto, ecco sì, ok, è partito. Vi faccio rivedere che anche appunto senza telecomandino, se faccio il simbolo della V, parte un autoscatto di circa 4 secondi che scatta una foto. Passo in modalità video, quindi premo 2 volte sul telecomandino, modalità video, faccio il simbolo di vittoria, quindi della V, e come possiamo vedere è partita la registrazione del video. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni e andiamo a fare direttamente dal mio telefono che mi segue. Sicuramente le considerazioni su questo bastone selfie sono tutte positive. Qualche giorno che lo sto testando, funziona veramente bene. Non ho un dato preciso sulla durata della batteria perché comunque la batteria ancora è carica. Sto vedendo che ho perso una sola tacca di livello su 3, quindi non so ancora darvi una durata effettiva, ma basta portarsi, diciamo, dietro un power bank e comunque andiamo a risolvere il problema. Comodissimo sicuramente da portare in viaggio perché è compatto, ma sicuramente può anche essere un valido aiuto per me per girare dei video, perché comunque con la fotocamera non ho la possibilità di farmi seguire, mentre con il telefono ho la possibilità di farmi seguire. Naturalmente posso utilizzare la fotocamera del telefono, quindi sfruttare i 4K del telefono. Adesso sto utilizzando solo la fotocamera frontale per vedermi, ma potrei anche utilizzare la fotocamera posteriore. Il telecomando funziona anche se non vado ad utilizzare l'applicazione proprietaria, però vado a perdere una serie di funzioni, perdo appunto il tracciamento del viso, perdo la possibilità di fare lo slow motion, la possibilità di fare il time slap. Però con il telecomando e la fotocamera del mio telefono sicuramente posso fare lo zoom, quindi avanti e indietro, posso far partire il video e scattare una foto. Bene amici, il video termina qui. Sono veramente contento e soddisfatto di questo prodotto perché è la prima volta che testo un bastone selfie così evoluto, così piccolo e che comunque funziona veramente bene. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto, al prossimo video, Flavio.